verdure vantano una vasta gamma di sapori e consistenze che vengono esaltate al meglio con la tecnica di cottura subito. Che siano proposte come antipasto, come contorno o come piatto principale, con la cottura sottovuoto sapranno stupire diventando particolarmente saporite e mantenendo colori brillanti. Una cottura ottimale permetterà anche di conservare al meglio le proprietà nutrizionali delle verdure, in particolare delle vitamine, evitando la denaturazione e dispersione tipiche di altri metodi di cottura. Ora potresti sorprenderti, ma a differenza di quanti molti si aspettano, le verdure dovrebbero essere cotte a una temperatura relativamente alta. Per la maggior parte di queste il valore di riferimento è infatti 85 gradi. Perché 85 gradi? Ho accertato che la temperatura di 85 gradi di cottura è per la maggior parte delle verdure. Questo è dovuto alla presenza della pettina. La pettina conferisce consistenza e durezza alle verdure, è infatti un agente addensante che viene spesso utilizzato in cucina. Le temperature alle quali si scompone e perde la sua consistenza è molto elevata rispetto alla maggior parte delle sostanze cui sono composti gli alimenti, rendendo così necessaria una cottura più aggressiva che grazie all'utilizzo del termocircolatore sarà comunque sempre controllata. In descrizione ti lascio una tabella con indicato tempi e gradi di cottura per diversi tipi di verdure. Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale Segreti da Chef. Io sono Gianluca, il vostro chef. Nel video di oggi prepariamo la giardiniera in agrodolce, fatta in casa ma in CBT, cottura a bassa temperatura. Solitamente nella giardiniera vengono usati ortaggi di stagione come le carote, il sedano, le cipolline, i fagiolini, i cavolfiori e i peperoni. Questa ricetta nasce come rimedio per conservare ciò che rimaneva nelle sovrabbondanze produzioni estive e quindi permettere alle persone di consumare anche d'inverno. Oggi invece, vista la quantità e la tipologia degli ortaggi che si possono reperire durante tutto l'anno, la ricetta viene usata come piatto iniziale dei pranzi. Iniziamo a tagliare tutti gli ortaggi. Dividiamo le cipolline, i cavolfiori, i fagiolini, il sedano. Mi raccomando, prendete sempre la parte la più tenera. Andremo a tagliare a pezzi grossolani. La parte delle foglie la tagliamo leggermente più grossa. Le zucchine, il consiglio che vi do è di togliere la parte esterna fibrosa dell'asparago. Agite in questo modo con il pelapatate, molto leggeri per evitare di togliere la parte bianca interna. Poi anche questi li andremo a tagliare, però leggermente più grossi. Ora puliamo il peperone e lo andremo a tagliare a pezzi piccoli anche questo. I fagiolini precedentemente puliti, anche questi li andremo a tagliare grossolanamente. Ora il finocchio, come detto in precedenza andremo a sminuzzare leggermente più i cavolfiori. Visto che le cipolle quelle piccole non le ho trovate, ho trovato solo queste qua grosse, diamo una tagliata anche a metà a queste cipolle. E ora sono rimaste le carote. La ricetta prevede per tutte queste verdure 100 ml di vino bianco, 100 ml di aceto. Io in questo caso uso aceto di miele, però va benissimo anche l'aceto di vino bianco normale. Uso l'aceto di miele perché è più delicato, a me piace di più. 100 g di acqua, 20 g di sale fino e poi ci andrebbero 30 g di zucchero, però io preferisco il miele
perché cerco di evitare il più possibile gli zuccheri raffinati. Quindi mettiamo 30 grammi di miele, mescoliamo bene, cerchiamo di far sciogliere il più possibile il tutto e poi cominciamo a versare tutte le verdure. Ora mescoliamo bene tutto. E visto la presenza del liquido, come vi ho detto nel video precedente del runner Queta, che mi hanno fornito questi sacchetti sottovuoto riutilizzabili, voglio andare a provare questi sacchetti sottovuoto dalla chiusura ermetica e la pompetta manuale, perché il procedimento per fare il sottovuoto con i liquidi è un pochettino più complicato e sarebbe meglio avere una macchina sottovuoto a campana, cosa che io qua a casa non ho, anche perché ha dei costi molto più elevati. Quindi oggi proviamo assieme a fare con questi sacchetti. Una volta divise tutte le verdure, andiamo a inserire anche il liquido rimasto. Lo dividiamo per ogni sacchetto, togliamogli un po' di aria manualmente, così. Chiudiamolo ermeticamente, andiamo a fare per tutti i sacchetti e adesso andiamo a togliergli l'aria. Teniamo in verticale in modo che l'acqua, il succo stia in basso e non venga aspirato dalla pompetta. Ok, sembra pronto, andiamo a fare gli altri. Adesso andiamo a programmare il runner. Voglio usare per la prima volta questo qua nuovo, quindi lo andiamo a accendere. Gli impostiamo la temperatura che serve per cuocere le verdure, 85 gradi, e lo faccio partire. Adesso aspettiamo che raggiunga la temperatura e poi andiamo a immergere i sacchetti messi sotto vuoto precedentemente. È arrivato a temperatura, ci serviranno 25 minuti per cuocere le verdure, quindi andiamo a impostare il tempo di 25 minuti. Immergiamo i sacchetti sotto vuoto, richiudiamo e avviamo la cottura. Arrivati a fine cottura, togliamo e come vi ho sempre detto, immergiamoli immediatamente in acqua e ghiaccio. In questo caso io non dispongo dell'abbattitore e quindi immergiamo immediatamente in acqua e ghiaccio. Raffreddate su 3 pacchetti, uno tenuto perfettamente in sottovuoto, uno così così, uno per niente. Andiamo a aprirli. Sicuramente questo gli deve essere entrata anche l'acqua di cottura, quindi sacchetti non proprio promossi. Il colore però è rimasto bello, vivo. Il sapore di questi sono leggermente sciapi perché, come detto, gli è entrata l'acqua e quindi non sono un granché. Cioè sono buoni, croccanti, ma non sono del giusto sapore. Ora apriamo questo. Questi croccanti, perfetti, giusto sapore. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. Se vi è piaciuto mettete il like e iscrivetevi. Non dimenticate di attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando escono nuovi video. Anche per questa ricetta è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e come sempre piatti chiari e amicizia lunga.